Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Capricorno, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di novembre 2022. Abbiamo due arcani maggiori, abbiamo la carta del carro e la carta della giustizia. Il carro indica movimenti, spostamenti, decisioni e anche viaggi, perché no? Per qualcuno si può anche parlare di un trasloco. E la giustizia qui normalmente fa riferimento a situazioni burocratiche, può essere che qualcuno si muova in un determinato in una determinata direzione per quello che riguardi appunto qualche cosa che riguardi un contratto o un evento dove ci sia in mezzo la burocrazia, una compravendita di una casa piuttosto che un matrimonio, anche per qualcuno potrebbe essere qualche tipo di contratto comunque. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Intanto vi ricordo come sempre che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo. È facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi poi trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, partiamo con un fante di coppe e la carta della luna. Dopodiché abbiamo l'imperatrice e la temperanza, tre arcani maggiori uno in fila all'altro. Direi che è un periodo interessante. Allora, questo fante di coppe mi fa pensare che ci sia stato un qualche tipo di offerta, un qualche tipo di proposta, di dialogo, di incontro, di inizio, diciamo anche un po' creativo, e potrebbe essere una persona comunque vicino a voi, se non è la vostra attitudine. Ehm, Abbiamo poi anche la carta della luna, ragazzi, e qui si parla di subconscio, di qualche cosa che torna a galla. Potrebbero essere delle paure, per qualcuno potrebbe essere la paura di iniziare questo tipo di progetto, perché comunque c'è anche l'imperatrice, parla di gestazione, che sia di un bambino, che sia di un progetto o di un'idea, è qualche cosa che sta prendendo forma, o meglio, considerato che c'è la luna, è qualche cosa di cui avete un po' paura. E può essere anche la maternità, eh. Per qualcuno fa riferimento alla madre, quindi c'è qualche tipo di questione probabilmente lontana, perché la luna fa anche riferimento al passato, ehm, da elaborare, diciamo. Perché vi dico questo? Perché c'è anche la temperanza parla di rimettere in equilibrio la mente e il cuore, quello che dice la mente è quello che vorrebbe il cuore in realtà. È una carta di guarigione e molte volte la luna parla delle zone d'ombra, per quello che è il subconscio che viene a galla, diciamo così. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno, così riesco a darvi delle informazioni in più. Ok, allora abbiamo un cavaliere di bastoni e può essere una persona vicino a voi o qualcuno, vi dico così perché c'è già un fante di coppe, ma se per caso il fante di coppe fosse la vostra attitudine o potrebbe anche essere un'altra persona, il cavaliere di bastoni potrebbe essere una persona che entra in un prossimo futuro, diciamo verso fine novembre. Abbiamo anche la carta della stella che è molto collegata con la carta della luna, perché parla anche questa di sogni, di desideri, di capacità di manifestazione, di destino. La stella parla anche di destino, di qualche cosa che potrebbe essere predestinato. Vediamo come conclude la linea. Abbiamo un 9 di coppe, ma bene. Allora, io qui credo che il discorso della giustizia sia molto da associare con la carta della temperanza, perché sono due carte che parlano di riportare in equilibrio. Anche qui, in questo mazzo, vedete, c'è il cuore e la piuma corrisponde alla mente. Quindi si tratta anche qui di
di ricalibrare. C'è un qualche cosa che arriva per giustizia divina, per destino, perché abbiamo sia la giustizia che la stella. Quindi in qualche modo c'è un passaggio, diciamo così, positivo secondo me, perché comunque finiamo con un 9 di coppe che è la carta del sogno compiuto. Abbiamo due carte di sogno compiuto. È come se qui qualcuno avesse ricevuto un'offerta e da qui si dovesse prendere una decisione con il carro. Che direzione do alla mia vita, a questa relazione, a questa situazione? Ci si guarda un po' in faccia con la carta della luna, ci si guarda, ehm, questa figura si sta specchiando, no? Ed è un po' ad indicare il fatto che ci sono delle distorsioni che voi state cercando di capire, oppure appunto sono delle paure. Potrebbero essere inerenti appunto a questo nuovo progetto, questo nuovo inizio, al fatto di diventare madri, o potrebbero esserci dei timori per qualcuno nei confronti proprio della propria madre. Magari questo tipo di percorso vi porta fuori dal vostro paese di residenza, mi dicono, e quindi potreste avere delle preoccupazioni, delle paure inerenti appunto a quello che è vostra madre o una figura genitoriale in generale. Andiamo a vedere per i single, andiamo a vedere. Scusate, mi sono accorta che ho delle carte al contrario. Ok, e che mi piace avere tutte le carte girate a dritto quando inizio la lettura. Va bene, andiamo a vedere. Single. Cosa vi aspetta la seconda parte del 2000, di novembre 2022? 3 di spade. Qualcuno qui sta elaborando qualche tipo di sofferenza. Abbiamo la carta della sacerdotessa sotto la carta della luna con la carta della stella, 3 carte di forte intuizione femminile. Si ripete l'energia della giustizia, qui c'è un asso di denari, quindi probabilmente qui di nuovo si tratta di guardarsi dentro e di capire che cosa volete voi per voi, che tipo di nuovo inizio concreto avete, cioè sì, volete, avete bisogno. E la giustizia in un certo senso vi dice di fare le cose in modo corretto, in modo giusto. C'è qualcosa da riequilibrare. Può essere davvero una questione di tipo burocratico, magari è un foglio che non arriva. Comunque qui ho una forte sensazione di introspezione in questa zona della lettura per voi single. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. La carta della torre, la regina di coppe, e qui rivedo un po' la madre che vedevo nell'imperatrice. Sì, probabilmente questa giustizia è qui per interrompere qualche cosa, perché poi c'è anche la torre. La giustizia quando arriva arriva per tagliare, arriva per mettere in luce delle cose. E poi abbiamo un fante di coppa al contrario, e che qui all'inizio era all'inizio della linea. Allora, fortemente potrebbe essere un qualche tipo di questione con i figli, perché quando c'è un fante c'è anche un'attinenza ai figli, e giustamente essendoci l'imperatrice qui, si potrebbe essere una situazione tra madri e figli. È come se ci fosse qualche cosa da lasciare indietro con questa torre, qualche tipo di certezza, qualche tipo di sicurezza, di cosa che voi davate per scontato, sento che verso la fine di novembre cadrà e vi farà anche un pochettino andare in questo alto basso emotivo di cui ci parla la regina di coppe. La regina di coppe è un'energia molto presente dentro di sé, ma guardate che carte abbiamo. Sento tanta energia yin in questa lettura, tanta femminilità, ricettività. Sta di fatto che, vi dico, secondo me è il caso di lasciare le cose così, di non fare niente, perché quando c'è il fante di coppa al contrario, in realtà parla di una comunicazione un po' fine a se stessa, un po' senza fondamento, senza, come vi posso dire, o è qualcuno che non fa un passo nei vostri confronti, per qualcuno, se state aspettando delle scuse per questo 3 di spade, ecco, diciamo che non le vedo tanto arrivare. Mm?
Sinceramente, avendo la torre sotto il cavaliere di bastoni, ho come la sensazione che qui ci sia da tagliare questo cavaliere di bastoni. O potrebbe essere che vi cadranno determinate sicurezze, determinate certezze in riferimento a una determinata persona. Le certezze non è detto che cioè la torre arriva per destrutturare qualsiasi tipo di credenza, positiva o negativa, non importa, che è un po' troppo calcificata dentro di noi e che non ci serve fondamentalmente. È quell'avvenimento che redireziona. Quindi qui potrebbe anche esserci semplicemente qualcuno che rivaluta una persona. Perché comunque qui finiamo con un 9 di con un 9 di coppe, scusate. Va bene, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione, cos'altro vi posso dire? Qualche formazione in più. Io intanto vi ricordo che ho pubblicato l'oroscopo del 2023, ci sono già 3 oroscopi, li trovate sempre nelle playlist del canale. Uno riguarda le previsioni generali, quindi i movimenti energetici in generale, uno la crescita spirituale e l'altro l'amore. Pubblicherò poi anche quello sul lavoro e l'economia. Ok. Abbiamo una regina di spade. La regina di spade potrebbe rappresentare la madre, come dicevamo qui con l'imperatrice, o potrebbe rappresentare semplicemente una vostra energia fredda e determinata. Normalmente quando arriva la regina di spade è perché qualcuno taglia. Qui avete la giustizia, anche la giustizia taglia. E in effetti poi abbiamo un 2 di coppe al contrario. O si è tagliato un certo tipo di argomento, un certo tipo di discorso per la serie non ne voglio più sentir parlare. Oppure qui, perché in realtà con questo 2 di coppe non c'è un reale feeling di coppia. Può anche essere che per qualcuno non ci sia un'unione di tipo fisico, non ci si riesca a vedere magari per un periodo, per questo periodo, insomma. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Abbiamo un 8 di, infatti, sì, può essere che qualcuno non riesca a vedersi proprio per una questione di lavoro, ok? Manca un po' di passione qui, ragazzi, con l'asso di bastoni. Wow, abbiamo un bel 6 di coppe che parla di ricordi. Qui abbiamo anche la luna che parla di nostalgia. Abbiamo la carta del giudizio. Può essere per qualcuno che ci sia un ritorno, perché comunque abbiamo 2 carte che parlano fortemente di passato, di qualcuno con cui si è avuto un legame molto forte, molto profondo, magari anche platonico, per qualcuno potrebbe essere un amico, perché in effetti questo asso di bastoni ce l'abbiamo in centro lettura, Quindi qui potrebbe essere veramente una relazione con qualcuno che sentite di conoscere da sempre, mi viene da dire. Anche perché, avendo queste 2 carte vicine, vi dico che per molte persone potrebbe essere qualche cosa di tipo karmico. In effetti, in questo mazzo, la carta del giudizio si chiama karma. Andiamo avanti, vediamo come chiude la linea. Wow, l'imperatrice. C'è una trasformazione. La carta del 6 di coppe parla anche di bambini. L'imperatrice ce l'avevate anche qui. Se state cercando dei figli, ragazzi, in realtà non sento che il periodo sia fecondo, nel senso che questo asso di bastoni è qui, in centro lettura, quindi è un po' come se mancasse l'occasione probabilmente, o come se non ci si potesse vedere appunto. E, e di conseguenza c'è questo desiderio, c'è questo manifestare. Per qualcuno si tratta di riuscire a rimanere incinta fino a novembre. Datemi un'altra carta per questa imperatrice. O ve ne accorgerete a fine novembre? Fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti. Sta di fatto, ragazzi, che con questo karma c'è un nuovo modo di vedere le cose, un nuovo modo probabilmente di gestire la relazione,
un nuovo modo di percepire i movimenti di coppia, mi viene da dire, perché comunque sei di coppia è una bella carta, è una carta che parla di amore puro, di amore genuino. E poi qui comunque abbiamo due carte bellissime, la carta del karma e la carta del risveglio, della rinascita. Andiamo a vedere i Ching, che ultimo messaggio vi vogliono dare. Wow, intimità, guardate, ve lo metto qui, vicino all'asso di bastoni, carta numero 53. Prendere coscienza, e la metto qua vicino a quella del karma, e ascoltarsi. Interessante questa, sia l'un l'altro, sia voi stessi. Ve la metto qua vicino alla carta della temperanza. 53, 18 e 19. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!